Se stai pensando di iniziare a suonare o suoni già, il 2022 potrebbe essere il tuo anno. Lasciami spiegare. Ciao chitarristi o futuri chitarristi e benvenuti su Shape Your Tone. Io sono Ale e oggi voglio dirvi 10 motivi per cui suonare la chitarra, ma anche fare musica in generale nel 2022 è un'ottima scelta. Io so che di questi punti almeno uno per te sarà valido. Quando lo troverai, lascia un bel like al video, iscriviti al canale e attiva anche la campanellina, così ricevi tutte le notifiche. E ora invece voglio fare un gioco con voi. Voi che siete già dei veterani della chitarra, anzi, anche voi che avete iniziato da poco a suonare, fatemi sapere qui sotto nei commenti come, cosa, quando, perché avete iniziato a suonare. Voglio divertirmi a leggere tutti i vostri commenti. Motivo numero 1: non è più di moda. Una volta, se non suonavi la chitarra, non eri nessuno. Vuoi perderti veramente questa occasione di essere l'alternativo vero? Cioè, fare quello che pochi altri fanno? Pochi relativamente, perché siamo comunque in tanti, ma è innegabile come la musica al giorno d'oggi sia cambiata e la chitarra, piano piano, è andata sempre di più a scomparire. Poi magari nei live i grandi artisti hanno la band, ma tante volte capita di sentire le stesse canzoni registrate in studio e la chitarra non c'è, oppure c'è ma è piccola così. La maggior parte dei giovani, se decide di fare musica, molto probabilmente decide di fare rap o trap. Niente contro quei generi musicali, anche perché possono nascere degli ibridi mischiati con la chitarra che ciao. Ma è innegabile che l'approccio che tanti hanno verso quei generi musicali sia quello del lo faccio perché è di moda e contemporaneamente facile farlo. Io aggiungerei è facile farlo male. Tutta la musica fatta come si deve richiede un grandissimo sforzo. Vuoi un esempio? Ti sfido, non è che non te lo dico perché non ne so abbastanza. Cos'è, non ci credi? Pensi che non ne so abbastanza? Vieni qua, guarda che vengo a prendere. Guarda che Google me lo dice dove abiti. Vai a vedere ad esempio su Spotify oppure cerca su Google i crediti di una qualsiasi hit mondiale, vedrai quante persone ci hanno lavorato. E ci hanno lavorato, non ci hanno fatto lobby, hai capito? Lobby. Guarda che vengo a prendere. Guarda. Con uno strumento musicale che sia la chitarra, il basso oppure la batteria potresti essere un super alternativo, uno di quelli che viene sempre visto un po' male. Motivo numero 2: ci siamo noi che portiamo contenuti online per tutti i chitarristi, siamo in tanti, ognuno forte in diversi aspetti della chitarra e sarebbe da stupidi non assorbire tutti questi punti di forza da ognuno di noi. Puoi guardare un sacco di canali qui su YouTube, il mio, quello di Ale Barbetti di GasTube, Luca Miglieri, c'è Ricky di Febbre da Chitarra, David di Chitarra Facile, Stefano Rossi, Claudio Cicolini, Marco Fantoni. Siamo qui per voi e grazie a voi. E se ci sono altri canali che voi seguite, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così mi aiutate ad espandere la lista e nominarli tutti. Numero 3: non è come anni fa. Il concetto è che le chitarre economiche che c'erano anni fa non sono minimamente paragonabili alle chitarre economiche che ci sono adesso. Questa cosa l'ho vissuta anch'io e ti faccio vedere. Questa è la mia prima chitarra elettrica. Giuro, ero piccolissimo. Questa è la mia primissima chitarra elettrica. Non ve ne ho parlato in questo video, che ve lo lascio qui sopra così lo recuperate, semplicemente perché era tipo preistorica. È una di quelle chitarre che davano con i kit insieme ad un amplificatore un po' così, cavi, gadget vari, tipo la tracolla, plettri e altre cosine. Tirata fuori dal kit, il prezzo della chitarra si aggira intorno agli 80-90 euro. Con 90 euro, anni dopo, ho acquistato un Harley Benton, adesso ve la faccio vedere. Questa Harley Benton, che ho poi utilizzato anche in live. Di questa sì che ve ne ho parlato in quel video. In sostanza, la qualità degli strumenti entry level è salita tantissimo. E per chi vuole iniziare a suonare, questo è un super pro perché ci si ritrova con strumenti che ti ostacolano di meno nella tua fase di apprendimento rispetto a quanto facevano la stessa fascia di chitarre fino a pochi anni fa. E qui arriviamo al motivo numero 3, che non è il 3, è il 4. Numero 4: tutta l'attrezzatura è molto più accessibile. La cosa bella di tutto questo è che non solo le chitarre hanno alzato il livello, la tecnologia ha fatto passi avanti enormi e ci possiamo ritrovare con pedaliere che costano poco e che sono in grado di suonare molto bene ed insegnarci tanto, perché si ha accesso ad una selezione di amplificatori molto varia e quindi si ha la possibilità di provarli tutti, sapere più o meno come suonano e farsi un'idea e quindi definire i propri gusti. Quindi, vuoi iniziare a suonare una chitarra con un amplificatore? Vuoi iniziare a suonare la chitarra con una scheda audio, un qualsiasi software sul PC? Lo puoi fare spendendo poco. Per chi inizia questo è veramente un periodo fantastico per un sacco di altri motivi che adesso vediamo. Numero 5: è tutto più comodo. Ammettiamolo, fino a un po' di anni fa se uno voleva registrarsi come si deve, doveva spendere un sacco di soldi. So che ve lo dico sempre nei miei video e ve lo dirò anche questa volta, che sia con il microfono del telefono oppure con una scheda audio sul PC, la fase di registrazione resta fondamentale per lo studio, perché ti permette di ascoltarti e quindi di capire cosa stai facendo
che non va bene e quindi migliorare. Poterlo fare su un computer con una scheda audio è ovviamente meglio, perché la qualità della registrazione aumenta e poi vedrai che piano piano di sicuro ti prende anche la scimmia della registrazione. Cominci a registrare le cover dei brani che impari, comincerai a migliorare migliorando. Viviamo in un mondo in cui la maggior parte del contenuto che viene assorbito dalle persone è digitale. Saper registrare quello che suoni e quindi imparare a farlo piano piano con il tempo, così come si impara piano piano a suonare, ti tornerà super comodo perché ti permetterà di farti sentire da altri musicisti, trovare altre persone con la tua stessa passione e poi chi lo sa cosa può nascere. Numero 6, la condivisione. Imparare a suonare ti mette nelle condizioni, ad un certo punto, di voler suonare con altre persone. Non è sempre facile, soprattutto negli ultimi tempi, ma come abbiamo anche già visto tantissime altre volte, i social in questo caso la fanno da padrone. Puoi conoscere un sacco di persone che hanno la tua stessa passione e suonano strumenti complementari al tuo, e se avete gusti musicali affini o anche no, potreste mettervi d'accordo e registrare musica, delle cover da pubblicare su Instagram, su YouTube, insomma, il modo di fare musica insieme si trova. Numero 7, la visibilità. Ok la condivisione, ma non giriamoci intorno. Chiunque abbia in testa di voler fare musica, ti faccio un esempio, se guardo un video di un concerto dove c'è un chitarrista super famoso sul palco che fa una solo o un brano qualsiasi che viene acclamato dalla folla, chiunque vorrebbe essere al suo posto, anche chi dice di no. Soprattutto noi chitarristi siamo tutti un po' showman e di questo ne abbiamo la prova girando liberamente per i social. Trovi il video di un chitarrista? Molto probabilmente starà facendo il pazzo per farsi notare per quanto è bravo lui a suonare. Per farti notare non devi per forza essere un equilibrista sulla chitarra mentre suona a 900.999 note. Va bene l'originalità, ma cerca di essere coerente con la piattaforma su cui condividi i tuoi contenuti. Cioè, se sai che su Instagram funzionano dei contenuti da 30 secondi al massimo, non metterti a fare la cover della discografia intera dei Pink Floyd sperando che qualcuno stia lì tutto quel tempo a guardarti. Cerca di dare qualcosa al tuo pubblico potenziale piuttosto che cercare di ricevere da subito qualcosa. Prima dai e vedrai che se fai le cose come si deve, prima o poi qualcosa torna. Motivo non lo so, ho perso il conto, è divertente. Suonare la chitarra è dannatamente divertente. Ti fa proprio stare bene. E più impari, più diventa divertente. Vuoi sapere quante volte io ho rifiutato inviti ad uscite, serate, feste con gli amici perché preferivo stare a casa a suonare? Ok, probabilmente sono stato un pazzo e leggermente estremista, però sai cosa? Io sono contento così. E anche tu potresti essere contento a tuo modo. Potresti trovare la tua dimensione, il tuo modo di far convivere la chitarra con tutto quello che ti circonda. E poi chi lo sa, magari ti prende talmente tanto che un giorno ti svegli la mattina e dici: io di lavoro voglio suonare la chitarra. Saresti un pazzo, però si può fare. Numero 9, le esperienze. Quando si è in contesti dove la musica sta al centro, difficilmente salta fuori qualcosa di brutto. Può essere una fiera musicale dove i principali marchi presentano le loro nuove chitarre, e per noi chitarristi invece è un super piacere andarci perché siamo appassionati di chitarre, ma soprattutto ci dà la possibilità di essere in mezzo a tantissimi altri pazzi come noi, con la nostra stessa passione, e magari amici che si sono conosciuti in quelle occasioni si rivedono, oppure ne conosci di nuovi. Avere la possibilità di essere immerso nella musica in un modo o nell'altro è un'esperienza unica, e se lo fai una volta poi diventerà praticamente necessaria. E poi tutto questo magari ti porterà a suonare fuori dall'Italia per un pubblico che canta le tue canzoni, ed è un'esperienza fantastica quella. Tutte queste cose si possono fare solo e soltanto se di mezzo c'è la musica. Numero 10, ti insegna tantissimo. La chitarra è uno strumento in cui si migliora veramente piano, in cui la pazienza è fondamentale e in cui i risultati tante volte difficilmente si vedono. Questo è un ottimo insegnamento anche per la vita. Nulla arriva senza sforzo, ma con la giusta costanza e la pazienza nel fare quello che ami, vedrai che il tuo risultato lo otterrai. E non deve essere per forza suonare davanti a 60.000 persone che saltano. Anche solo suonare così per divertimento insieme ai tuoi amici, ma suonare bene come si deve, dà tantissime soddisfazioni. Il tempo da dedicare allo strumento tante volte è un grande sacrificio, perché vuol dire togliere tempo ad altre attività, come ad esempio ho fatto io con le uscite con gli amici. Alla fine comunque, oltre al prezzo economico, suonare la chitarra costa anche per qualcos'altro, ed è una grandissima lezione per qualsiasi cosa riguardo la vita di tutti i giorni. Quindi, dopo questi 10 motivi, so che anche tu che non hai mai toccato uno strumento musicale in vita tua, ora hai quella cosa dentro che anche a te, che già suoni la chitarra da tanti anni oppure hai iniziato da poco, spero in questo video di averti dato il mio contributo, soprattutto se magari ti è capitato di vacillare un po', avere qualche dubbio. Io con la presente le chiedo formalmente di iscriversi al canale, lasciare un bel like al video e attivare anche la campanellina, perché prima quando ti sei iscritto ho visto che non l'hai attivata. E ricordati anche di dare un'occhiata alla descrizione del video. Qui sotto trovi il link al mio portale dei videocorsi. Ci troverai tantissimi corsi di chitarra, rapidi, semplici, brevi, ma super pieni di informazioni. E adesso basta parlare, ci vediamo settimana prossima.